Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna o Venere in bilancia. Oggi andiamo a fare una creazione per te entrando nel tuo regno etereo, no? Dove ogni cosa cerca la giusta posizione ed è come se l'anima danzasse tra gli opposti cercando quell'armonia e quella verità. Allora mi lascio ispirare nella tua stesa che chiameremo l'armonia invisibile per vedere cosa devi sapere affinché tu possa esprimere al meglio la tua essenza in questo momento e nella tua vita, nella tua quotidianità, ok? Andremo a mettere a disporre le carte proprio come due piatti e della bilancia è un fulcro centrale affinché tu possa prendere quanta più consapevolezza possibile. Allora, partiamo per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia. Andiamo a vedere prima di tutto cosa pesa di più nella tua vita oggi, cosa va alleggerito e qual è la scelta più equilibrata da fare affinché la tua essenza prenda il volo, ok? Allora, cosa pesa di più nella tua vita oggi? Cosa va alleggerito? E qual è la scelta più equilibrata da fare? Allora, partiamo. Cosa pesa di più nella tua vita oggi? Il 9 di denari. Allora, qua mi dice che ciò che pesa di più nella tua vita oggi è la tua indipendenza costruita, probabilmente. La bellezza costruita, la sicurezza conquistata con fatica, questo può pesare, no? Potrebbe essere paradossale questa cosa, però è reale, è come se mi dicesse il 9 di denari. Che sai che nei Rider White il 9 di denari è proprio è l'immagine di una persona che ha costruito tutto, ma che forse regge tutto da sola anche, no? È come se ti pesasse un po' la responsabilità del tuo giardino, la perfezione maturata, l'eleganza autosufficiente. Ed è come se mi dicesse qui che probabilmente hai creato una realtà bella e stabile, però adesso chiede una cura costante, che a volte può diventare fatica o anche isolamento, eh. È come se ti dicesse questa carta che il mio benessere è frutto della mia forza, però ora chiede più leggerezza, c'è questo che mi sta arrivando, no? Vediamo comunque, per quanto riguarda quello che devi alleggerire, che cos'è che devi alleggerire? Cos'è che ti può portare ad avere maggiore chiarezza in questo alleggerimento? Vediamo. L'otto di bastoni, sì. Allora, l'otto di bastoni è energia e movimento. Potrebbe essere quello che deve essere alleggerito per te adesso è un po' la fretta, no? Cioè la pressione di fare troppo. È come se il movimento costante può portare a un appesantimento, fondamentalmente. Perché l'otto di bastoni, ripeto, è velocità, comunicazione, accelerazione. È come se forse sei dentro un flusso troppo di idee, troppi progetti, troppe richieste energetiche, no? È come se il tuo segno, il tuo archetipo, la bilancia sussurra questo. Fermati, rallenta. Non tutto ha bisogno di essere fatto ora. E la leggerezza passa dalla selezione, dalla capacità di dire di no, anche a ciò che ti entusiasma, con leggerezza, cioè più leggero, mi spiego, più leggero. Cioè non tutto ciò che vola ha bisogno di essere preso al volo. Cioè un po' così, più leggero, perché altrimenti è come se quando facciamo troppo, no, magari abbiamo molte idee, io ti capisco, però dobbiamo fermarci a respirare, no? Respirare, questo ti sta dicendo questa carta. E quindi a questo punto andiamo a vedere qual è la scelta più equilibrata da fare per te in questo momento. Ah, ci sei proprio tu qua, la giustizia. Sei tu, sei tu. Qual è l'essenza del tuo segno? Qual è l'archetipo? In questo caso
è proprio l'equilibrio tra gli opposti, no? La risposta qua è pura, netta, centrale e ti dice fai la scelta più vera, più giusta, più allineata con il tuo valore e con l'anima. La giustizia non si lascia confondere, sa vedere oltre l'apparenza, sa tagliare con eleganza ciò che non è in equilibrio e quindi questa carta è il significato del tempo di essere onesta con te stessa, con te stesso, anche se questo significa magari rinunciare a qualcosa di comodo o bello, ma è dissonante in questo momento. Allora, sai che ti sta dicendo questa carta? La mia armonia nasce dal coraggio di essere vera, anche quando questo rompe l'estetica. Mi spiego? Cioè, qua ti sta dicendo che devi andare incontro a una certa leggerezza, nonostante tu abbia molte idee, ti devi alleggerire un po' di più, e devi essere equilibrata tra tutte queste idee che ti arrivano, la voglia di fare, la voglia di agire e una certa immobilità che la tua anima impone, ma non è proprio immobilità. Come vi dico sempre, la forza risiede nell'immobilità, no? Perché quando si hanno tante idee, poi ce n'è una in particolare che il corpo vuole fare. C'è il corpo a un certo punto che vuole darti la spinta a fare qualcosa. È come se tutto un calderone di idee andassero incontro a una risoluzione fisica a un certo punto ed è il tuo corpo che ti porta a fare una determinata cosa. Allora questa stesa ti sta dicendo che hai costruito un giardino splendido, però ora il tuo splendore può pesarti sulle spalle. È come se corressi un po' tra mille venti, no? Ma la bilancia interiore ti chiede silenzio. Allora cosa ti dice la stesa? Scelgo la verità anche se sottile come una lama, perché solo la mia bellezza è anche pace. Un equilibrio tra gli opposti. È una stesa bellissima, ti dico, bellissima, dove si evince il tuo, la bellezza, no? Che ti domina, Venere che ti domina, e quindi è una stesa che mi parla, è una sorta di piccolo capolavoro, di equilibrio spirituale e tensione tra le forze, no? Queste sono carte molto raffinate e potenti, bilanciatissime. E, e questa stesa mi sta parlando del fatto che stai camminando il filo sottile della verità. Il filo sottile della verità della tua essenza è questa. Lascia che le cose vengano a te. Non ti sforzare troppo, come vi dico sempre, no? Quello che ci insegnano nello yoga sciamanico, la prima legge chiamata yasa dello yoga sciamanico è la suprema condotta e l'assenza di sforzo. Ti devi impegnare per il superamento dei tuoi limiti, il raggiungimento dei tuoi traguardi, ma non forzare. Quindi anche quando ti vengono idee, ispirazioni, questa stessa ti sta dicendo per raggiungere la tua essenza in questo momento, fermati. Sarà il corpo che poi ti manda a fare una determinata cosa. Ok? Vediamo un po' cosa ci dicono questi. Qual è l'obiettivo che vai a raggiungere? Facendo questo, qual è l'obiettivo che si radica in te, che vai a raggiungere? La lealtà verso te stessa. Guarda, qua c'è una persona che è immobile a fare meditazione. Non c'è libertà senza immobilità. È proprio il succo di quello che abbiamo detto adesso. Qua dice nemici nascosti e traditori. Chiedi protezione al tuo angelo, la tua anima si predispone alla crescita spirituale e prestigio sociale. Facendo questo avrai un grande prestigio sociale, tutto il lavoro fatto su di te avrà ottimi risultati. I nemici nascosti e traditori sono nella tua mente. Va bene, quello di cui ti devi alleggerire. Spesso quando non abbiamo l'ardire di voler controllare i pensieri, di voler fare determinate cose in più, no? Che oltrepassano le nostre stesse capacità, in quel momento ci dobbiamo fermare. Fermare
perché la suprema condotta è l'assenza di sforzo, lasciare che le cose vengano a te. Hai costruito tantissimo. E quindi l'armonia invisibile in questo momento è proprio questa immobilità e alleggerirti dal peso di questioni che non ti appartengono probabilmente in questo momento e che ti possono dare un po' di stress, ok? Perché queste sono carte ottime. Mm. Vediamo adesso con queste. Il bivio, decisione e scelta necessaria. Forse ti puoi sentire pressato da alcune scelte che devi fare, no? Immobilità, immobilità. Quando ti senti pressata che devi fare una scelta, immobile. È la mente che ti sta frenando, che ti sta freneticando. E poi a tal proposito, mentre battevo mi stava venendo in mente, guarda caso questa carta me l'ha proprio chiamata. Sul mio canale, ma molti di voi già lo state facendo, c'è una meditazione in particolare per fare la scelta giusta, affinché il tuo corpo ti porti a fare la scelta giusta con l'azione. Per una scelta che non è vagliata dalla mente, è una scelta vagliata dal corpo, dalla memoria cellulare ehm, che tu ripulisci grazie alla meditazione delle vecchie memorie karmiche. E si chiama, non mi ricordo come si chiama, però l'ho intitolata la meditazione per fare la scelta giusta. Lascia che le idee sgorghino in te, senza quando le idee sgorgano in te, però ce n'hai già tante idee, che succede? Che quando il corpo ti manda a fare una decisione è quella giusta, va bene? Però devi meditare prima di prendere questa decisione, o più decisioni, ok? Bellissimo, molto elegante la stesa come te. Vediamo cosa ti dice l'oracolo della magia. Scusate, c'è un moscerino qua. Ok. Allora, vediamo cosa ti dice l'oracolo della magia. L'oracolo della magia sulla scelta più equilibrata da fare con la giustizia, che rappresenta, ripetiamo, la scelta più allineata con il tuo valore e con l'anima. Devi andare oltre l'apparenza delle cose, capito? Ma tanto sai come si fa. Il sole. Dipingi il sole di nuovo nel tuo cielo. Allora, facendo questo, dipingerai di nuovo il sole nel tuo cielo, cioè facendo la scelta più allineata con il valore e con la tua anima, andando oltre l'apparenza, tu disegni il sole nel tuo cielo, laddove tu puoi vedere un po' di stanchezza, un po' di buio, un po' di grigio, tu ridisegni il sole nel tuo cielo, lo fai attraverso questo approccio. E devi essere onesta con te stessa o con te stesso in questo momento. Cioè, potresti rinunciare a qualcosa di comodo e di bello per qualcosa di più autentico. A ognuno di voi sarà arrivato un tipo di messaggio rispetto a quello che abbiamo detto. Quindi tagliare con eleganza ciò che non è in equilibrio. E dalla stessa si evince che molti pensieri non sono in equilibrio, c'è tanti pensieri, tante idee, tante cose. Quindi più autentica, oltre l'apparenza, più decisa o più deciso, allineato con il tuo valore, con l'anima. Ok? Wow, è una stesa elegantissima e bellissima. Io mi fermerei qui. Mi auguro di averti dato un momento di riflessione, di consapevolezza in più. Ti ringrazio, ti invito sempre a praticare i rituali che facciamo, le pratiche sciamaniche, a guardare il tuo segno zodiacale per la bilancia e vedere come quotidianamente è necessario adempiere a un certo tipo di programma animico per realizzare tutti i tuoi obiettivi, soprattutto per i segni zodiacali del mese corrente, ok? Detto questo, ti abbraccio, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!